Ciao a tutti, oggi parliamo dell'ernia diaframmatica nel gatto. Parleremo dell'ernia traumatica nel gatto. Esistono delle ernie diaframmatiche congenite, ma in questo video voglio soffermarmi sull'ernia traumatica nel gatto. Prima di tutto, che cos'è il diaframma? Il diaframma è il muscolo che separa il torace dall'addome ed è il muscolo che permette la respirazione. È uno dei muscoli che permette la respirazione. Fondamentalmente, perché avviene più nel gatto che nel cane, non è detto che nel cane non avviene, però più nel gatto che nel cane, perché proprio anatomicamente, nel gatto, l'ernia diaframmatica ha degli attacchi sulla parete, multipli, e quindi, a seguito di un trauma ottuso, come per esempio la caduta dall'alto o un incidente stradale in cui magari viene colpito e balzato lontano, si ha la rottura di parte di questo diaframma. In base chiaramente all'aumento della pressione endo-addominale, quindi chiaramente alla tipologia di trauma, alla gravità diciamo della tipologia del trauma, e anche a quanto a volte è pieno lo stomaco di cibo, questa pressione fa sì che si rompe in alcuni punti il diaframma, e quindi la gravità della patologia è legata anche a quanto si rompe effettivamente, e quindi passiamo da una ernia diaframmatica molto grave che provoca la morte immediata dell'animale a un'ernia diaframmatica grave che porta un animale in grave dispnea, perché gli organi addominali si sono catapultati attraverso il diaframma in torace e quindi i polmoni non riescono ad espandersi, a ernie diaframmatiche che definiamo tra virgolette croniche, in cui magari l'animale non mostra segni di dispnea e sembra un gatto tutto sommato normale. A volte può esserci nell'ernia cronica il fatto che il proprietario si accorge che magari l'addome sembra diminuito, perché effettivamente è diminuito perché un organo è passato magari in torace. Quindi abbiamo il passaggio di organi addominali attraverso la rottura del diaframma o parte della rottura del diaframma in torace. Come abbiamo detto, avviene attraverso un forte trauma ottuso, in cui la pressione addominale spinge sul diaframma e rompe in alcuni punti, proprio perché anatomicamente è attaccato in diversi punti, mentre nel cane è attaccato invece in modo diciamo più completo. Quindi è più difficile nel cane vedere l'ernia diaframmatica traumatica rispetto al gatto. Di solito fondamentalmente è un'emergenza, soprattutto quando il gatto è in grave dispnea, quindi se voi vedete questo gatto che è caduto dall'alto, oppure avete visto un incidente stradale che comincia a respirare in maniera tachipnoica, chiaramente può essere il dolore, quindi non è detto che per forza ci sia l'ernia diaframmatica, però quando a noi arriva un gatto che è segnalato aver avuto un incidente stradale, è la prima cosa che noi pensiamo, l'ernia diaframmatica, e quindi fondamentalmente è una delle vere e proprie emergenze veterinarie da portare immediatamente l'animale. Se invece, e può capitare, mi è capitato spesso, mi portate il gatto il giorno dopo perché dite ma sta mangiando un po' meno, mm, e, e ho notato che questo addome è la metà di quello che era prima, comunque mi sembra che lì fondamentalmente può essere che c'è una piccola rottura in cui è passato un organo, ovviamente l'organo passando in cavità toracica fortunatamente non riesce, essendo che magari passa una piccola parte, non riesce a dare dispnea, però il gatto chiaramente ha una parte di magari intestino all'interno del torace, quindi chiaramente il passaggio del cibo è più complicato e quindi hai questa anoressia o questa disoressia, e ovviamente anche l'addome è diminuito perché chiaramente una parte di organo è passata in torace. Di solito la diagnosi è radiografica, si fa una radiografia
e si vede fondamentalmente parte di organi addominali all'interno del torace. Può dare versamento chiaramente e quindi possiamo avere versamento toracico. La terapia è di solito chirurgica, quindi generalmente si portano attraverso la porta erniaria che si è rotta, diciamo, da parte del diaframma che si è rotta, attraverso quella porta si riportano gli organi addominali in addome, si chiude con una sutura alla parete costale il diaframma e questo diciamo in fase acuta. Se siamo invece in fase cronica, cioè che uno magari si accorge tardi, è facile che lì bisogna anche asportare la milza perché non ci sta fisicamente poi in addome, perché l'addome si è rimpicciolito e quindi fondamentalmente poi non ci sta fisicamente, quindi si asporta la milza in una fase diciamo più cronica. È un intervento diciamo salvavita nelle situazioni chiaramente di grave dispnea, perché in quel caso lì se non si interviene chirurgicamente il gatto poi muore a causa della sintomatologia respiratoria. Chiaramente la prognosi è riservata in base alla gravità dell'incidente che è avvenuto, del trauma e quindi della gravità chiaramente della presentazione clinica del gatto. Però è uno degli interventi che fondamentalmente nelle strutture d'urgenza si effettuano con più frequenze, quindi abbiamo una buona preparazione su questo tipo di intervento. È molto importante chiaramente l'aspetto anestesiologico perché chiaramente è fondamentale nella gestione di questa chirurgia. Una volta poi risolto il problema, il gatto fondamentalmente può tornare alla sua vita normale se supera chiaramente l'intervento ed è consigliabile chiaramente tenerlo in casa per evitare un altro incidente stradale che può creargli di nuovo una nuova ernia diaframmatica. Ripeto, l'ernia diaframmatica chiaramente è legata al fatto che quando viene colpito il gatto, ok? C'è un aumento della pressione endo-addominale, soprattutto se lo stomaco è anche pieno di cibo, che va a spingere sul diaframma e essendo nel gatto attaccato in vari punti, rimane più debole rispetto al cane dove invece è più unito, diciamo. Quindi mentre nel gatto abbiamo vari punti e quindi la pressione è facile che vada a scaricare su un punto e quindi lo apra, nel cane non è attaccata in un punto ma è attaccata in maniera più larga e quindi è più difficile che la rompa e quindi è per quello che è molto più frequente nel gatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se volete sostenere questo progetto vi ricordo di mettere un mi piace e noi ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti.